Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Allora, oggi siamo il 23 di aprile del 2022. Come potete vedere qua c'ho una pianta di pesco, però non si sa che varietà è, però fa belle pesche belle grosse. Oggi sto andando a fare la macotta, che questo è il periodo migliore, le piante sono in succhio, perciò la corteccia si stacca facilmente. Lo andrò a eseguire in questo ramo che c'è qua, all'incirca qua, e farò una magotta di pesco. Questi già sono tutti i rami che poi saranno i futuri branchi principali quando sarà il momento che cresce. E mentre che sono qua, sulla mia destra c'è seduta la signora Paola che mi sta guardando che sto facendo la magotta. Qua c'è la signora Paola. Buongiorno, c'è una bella varietà di pesco. Speriamo che prende. Non lo sa all'incirca che varietà è, vero? Come? Non lo sa, dico che varietà No, di la pesco varietà è. non la so, però è una varietà bella, grossa e saporita. Ah sì? Ah, speriamo. Buona giornata, Va, tante cose. va bene, allora, ora vi farò vedere tutto l'occorrente come eseguo la macotta e poi riprendiamo. Allora, per fare la macotta ho preferito utilizzare questo vaso che ho tagliato, questo vaso centrale così, qua e qua. Qua è dove va la pianta, dove va diciamo il ramo della macotta della pianta che poi, che poi andremo a legare. Ho fatto anche dei buchi, uno qua e qui sopra, andiamo a legare in questi, di queste legacce diciamo di fil di ferro rivestiti di plastica che troviamo nelle confezioni delle brioche, dei pancaré, insomma quello che abbiamo nelle diverse confezioni di biscotti. Io ho fatto anche questi qua, questi tre buchi, praticamente questo qua per sostenere la pianta, per sostenere all'altezza diciamo che noi vogliamo eh, il vaso, così, che poi andremo a legare. Ora vi farò vedere. Io preferisco, ad ogni modo voi potete fare così, potete fare anche una caramella con la confezione di plastica, delle biscotti, insomma qualsiasi tipo importante che andiamo a creare diciamo una caramella attorno alla magotta, con un bagnetto di tela che poi si formerà le radici. Allora, un consiglio che vi voglio dare io: quando andiamo a utilizzare il lettericcio, utilizziamo il lettericcio già bello concimato. Potete utilizzare anche il lettericcio universale, però io preferisco sempre di utilizzare sempre della tela del mio giardino, del compost immischiato e anche un pochettino di stalaio ovviamente maturo, ossia di equino o solo di coniglio, insomma di gallino. È importante che sia stagionato, che sì, quando sarà il momento che la pianta, la magotta diciamo, che metterà radici, troverà delle sostanze nel terriccio, no? Del vaso dove noi andiamo a far creare la magotta, diciamo o la caramella quella con la plastica, quello che sia, o solo quel vaso. Ora andiamo a fare la magotta. Come avete visto poco fa, avete visto il materiale che sto andando ad utilizzare, il terriccio, i vasi. Ora andiamo a estrarre una corteccia. Allora, nel spessore che è del tronco, noi dobbiamo fare l'estrazione della corteccia all'incirca. All'incirca, insomma, 3 cm già va bene. Allora, ripeto, più grosso è il tronco, più ci vuole per radicare. Invece più piccolino è, e prima radica. Siccome questo si tratta di un pesco, pesce di lenta radicazione, dobbiamo aspettare all'incirca finché quando la pianta va quasi a riposo vegetativo, perciò su per giù verso ottobre. Riguardo agli agrumi, il melograno, invece quello è più facile che radica prima. Già in 3 mesi si può anche, diciamo, si può anche distaccare la pianta perché già ha formato l'apparato radicale. Però in questo caso riguardo il melo, il pero ossia il pesco, noi dobbiamo aspettare quanto più possibile verso ottobre. Vediamo se ci sono le radici, poi vi farò vedere quando andiamo a fare il distacco. Ora andiamo a eseguire l'estrazione della corteccia. Allora, all'incirca lo faccio qua, fare un'incisione circolare
con il coltello, così, così, se tutto circolare, senza intaccare molto, diciamo, il legno che c'è sotto la corteccia. Ora ci distacchiamo su per giù un 3 cm e andiamo a fare un'altra incisione qua, dove che poi emetterà le radici, perché le radici la pianta, la maggotta, quando sarà il momento, emetterà radici qui sopra, non sotto. Va bene, andiamo a fare un taglio verticale per tutta la lunghezza del taglio che noi abbiamo fatto. Andiamo a allargare piano piano la corteccia. State vedendo che già la pianta è in succhio e si toglie facilmente. State vedendo? Non si leva con facilità. Certo, si toglie con facilità, perché è in succhio. Se non è in succhio viene un pochettino difficoltoso a togliere, no? Una cosa del Guardate, guardate come si è tolta tutta la corteccia. Questa è l'estrazione della corteccia all'incirca 3 cm. State vedendo? Questa è la corteccia che si è tolta. Va bene. amico. Va bene, allora vi ho fatto vedere l'occorrente che vado a utilizzare. Vedete i vasi, li tagliate così al centro, qui allargato un po', bisogna vedere lo spessore del tronco, fate dei fori qua e di sotto, ma che poi andiamo a chiudere con questi legacci plastificati di fil di ferro. E ora vi farò vedere come viene. Va bene, andiamo a mettere, state vedendo, all'incirca qua il vaso di sotto, anche più sopra, non è importante, qui sopra fare le radici. E ora andiamo a mettere questi legacci per tenere sia di sotto qua, che si va a tenere bene, così il vaso non scende. Così andiamo a mettere questo centrale, così quando sarà il momento, se noi verso ottobre, quando già la pianta è passato 5 mesi, basta che apriamo queste legacce, diciamo, allarghiamo il vaso, così vedremo se ci sono le radici. Poi ripeto, potete utilizzare anche la plastica per formare una caramella, insomma la plastica la legate qua e poi la legate così, di dentro ci buttate il terriccio. Insomma, potete fare come volete, io lo sto andando a fare in questi vasi perché così radica meglio, così quando sarà il momento non la devo rinvasare, che poi vi spiegherò in futuro. Ora andrò a legare questi fil di ferro dove c'è qualche piccolo ramo, altrettanto anche qua, che poi andiamo a sistemare quando andiamo a mettere il terriccio, e altrettanto qua, così. Ok, così al centro qua vengono le radici. State vedendo come è venuta? Guardate, mi avvicino un pochettino così ve lo faccio vedere. State vedendo, là vengono le radici centrali che poi radicano. Va bene, ora andiamo a mettere va bene, ora andiamo a mettere il terriccio.
che avete visto poco fa. Andiamo a pressare un pochettino, così andiamo a fare aderire il terriccio, diciamo, in fondo e anche dove abbiamo estratto la corteccia. Andiamo a mettere altro terriccio. Ripeto, voi potete mettere anche un vaso più grande, non imbottando all'incirca già in questo spessore di vaso si va a creare l'apparato radicale. Va bene, ora andiamo a mettere un po' di pacciamatura, diciamo, un po' di debba. Ora sto mettendo un po' d'erba, così farò una pacciamatura che quando seccherà il sole non fa asciugare il terriccio che si trova di sotto presto, diciamo, lo tiene sempre umido. Bene, ora andiamo a buttare un po' di acqua, andiamo, diciamo, per ora la prima volta andiamo a inzuppare, lo mettiamo anche un pochettino dritto così scende meglio. La prima volta ci dobbiamo dare una bella bagnata, perché quando l'acqua scende non ne vuole più il vaso, diciamo. Tutto dobbiamo dare l'acqua nel periodo estivo, perché si sa, no? C'è caldo e l'acqua evapora più facilmente. Per questo motivo gli ho messo un po' di pacciamatura di sopra, in modo che il sole non asciuga presto il terriccio in superficie che si trova nel vaso. L'acqua non ce la dobbiamo fare mancare al vasetto. Bella abbondante, mi sembra che già ci siamo. Va bene. Allora, ora ve la faccio vedere di vicino. Allora, questa è la macotta che ho eseguito. State vedendo? Signora Paola, è pronta la macotta? State vedendo? È stata la bagnata, così ora con questa erba che ci ho messo diventa secca e si fa una pacciamatura, no? In modo che il sole non la prosciughi più presto, diciamo, si mantiene sempre umido. E questa qua è la pianta che poi noi piano piano andiamo a domesticare quando sarà il momento che attecchisce, speriamo. Ora bisogna aspettare fino a ottobre, quasi quando la pianta sta andando in riposo vegetativo. Va bene.